Mi chiamo Raul Pietrobon, ho 48 anni, vivo a Cameri, vicino a Novara. Sono non vedente praticamente da sempre, ho perso la vista proprio nei primi anni. Dopodiché ho frequentato le scuole pubbliche, sono stato uno fra i primi nella regione Piemonte a essere integrato nella scuola pubblica, quando è uscita la legge che chiudeva le scuole speciali. Mi sono laureato in lettere e dopodiché, dopo una breve esperienza di lavoro all'Unione Cechi di Brescia, ho aperto questa attività. Come lavori ho fatto del telemarketing durante il periodo universitario e poi ho lavorato per 4 anni al libro parlato dell'Unione Cechi di Brescia, dove mi occupavo di promozione di questo servizio. Nel frattempo ho iniziato ad aprire questa attività, inizialmente part-time e poi diventata a tempo pieno. Durante il primo anno di lavoro a Brescia ho incontrato un istruttore di orientamento e mobilità, che è una figura che serve a insegnare a chi è non vedente a muoversi autonomamente nell'ambiente urbano. E parlando di bastoni, lui mi ha fatto vedere un bastone bellissimo che aveva, mentre il mio era un bastonaccio di metallo rudimentale, perché era ciò che si poteva trovare in Italia. Ho chiesto da dove venisse e lui mi ha detto un bastone che arriva dal Canada. Va bene, dico ordinamene uno per favore, e lui mi dice no perché è complicato, devi trovare qualcuno che faccia l'importazione. Insomma, parlando con lui nel tempo mi ha lanciato l'idea, ma perché non provi te a farli arrivare? E quindi nel 2001 ho iniziato questa attività, appunto come attività secondaria chiaramente, perché avevo il mio lavoro. Però la sera, il sabato e la domenica mi occupavo di questa cosa, quindi ho iniziato importando all'inizio i bastoni dal Canada, ed è stato il primo prodotto, e poi piano piano allargando ad altre cose, insomma. Ho creato il primo sito internet, tra l'altro è stato il primo sito internet in Italia ad occuparsi di prodotti per non vedenti. Per i primi anni ho continuato a farlo part-time fino a che nel 2004 ho dovuto scegliere se abbandonare questa nuova idea o dedicarmi a tempo pieno. Ho provato, quindi mi sono licenziato e mi sono dedicato a tempo pieno qui a Cameri, appunto tornando al mio punto di origine, a questa attività. Hai l'idea e la sensazione di fare un qualcosa di tuo che puoi gestire integralmente e le cui sorti dipendono integralmente da quello che tu fai o non fai, e questa è indubbiamente una bella sensazione. Ora è veramente complicato, difficile da gestire, i margini sono veramente irrisori, sia per quanto riguarda i margini proprio di guadagno sulle vendite, e sia i margini di crescita, perché comunque se quando avevo iniziato ero fra i pochi, ora ci sono moltissimi concorrenti, e moltissimi concorrenti, come capita un po' in tutto ciò che è commercio, da qualsiasi parte del mondo. Quindi ciò che mi ispira è cercare sì di lavorare bene, di soddisfare i miei clienti e di lavorare bene per i miei clienti, per avere un ritorno, per far sì che le persone continuino a servirsi da me. La conservazione di questa attività, riuscire a mantenerla aperta, riuscire a mantenere le persone che sono qua con me e che riusciamo a continuare questo percorso insieme, e garantirmi il futuro. A livello sociale potrebbe esserci un impatto positivo, nel senso che ho portato un po' di innovazione per quanto riguarda il mondo dei non vedenti, cioè banalmente ho portato il bastone di cui parlavo prima, che non era nulla di nuovo, di tecnologico, esisteva in Canada da almeno 20 anni, ma qua da noi non c'era, quindi ho portato
degli ausili che qua da noi non c'erano, quindi un miglioramento nella vita di non vedenti e ipovedenti che cercavano la propria autonomia. Allora, Cambratech esiste dal 2001, attualmente con me lavorano mia moglie e 2 dipendenti, quindi siamo in 4. Più c'è un'altra persona che ci aiuta esternamente per alcune riparazioni, alcune lavorazioni. Ci occupiamo di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per non vedenti e ipovedenti, principalmente ausili semplici, quindi bastoni bianchi, orologi, bilance, casalinghi, fornelli parlanti, riconoscitori di colori, video ingranditori, termometri, bilance, tavolette per il braille. Abbiamo più di 200 prodotti di vario tipo, anche informatici, ma non è questo proprio la nostra specializzazione. Più che altro prodotti che aiutino nell'autonomia quotidiana, domestica, nell'orientamento, ma prodotti tecnologicamente semplici, oltre chiaramente a telefonini parlanti, perché quelli sono i prodotti più richiesti in assoluto. Sì, questo qua è una display braille con tastiera che mi permette di gestire integralmente sia il computer che il telefonino, che l'iPhone, ma di funzionare anche da solo, come blocco note per poter scrivere e poter leggere documenti e svariate cose, insomma. Quindi ha una tastiera QWERTY normale e qui invece appaiono tutti i puntini del braille. Quando è collegato al computer chiaramente mi riproduce ciò che appare sullo schermo, 40 caratteri alla volta. E poi naturalmente il mio computer ha anche la sintesi vocale. Noi ci distinguiamo, noi intendo come Cambratech, ci distinguiamo per la qualità del servizio, quello sì. Noi diamo un servizio molto preciso, molto puntuale per quanto riguarda le assistenze, per quanto riguarda la possibilità di ordinare con noi al telefono, di avere della consulenza, quello sicuramente sì. Però l'impatto sociale che possiamo avere ora è limitato dal punto di vista proprio sociale. Forniamo un servizio, ecco, quello certo, quello sì. E siamo comunque un punto di riferimento per moltissimi clienti. Beh, allora la difficoltà all'inizio è stata grossa perché, ricordiamo appunto, era il 2001, quindi internet si usava, ma non era ciò che è adesso, quindi la difficoltà nel reperire contatti di produttori, la difficoltà perché banalmente all'inizio i primi commercialisti a cui mi sono rivolto, alcuni mi hanno proprio scoraggiato, altri hanno pensato che potesse essere gestita come un'attività non lucrativa, come una onlus, perché era per loro inimmaginabile. Quindi una difficoltà anche nell'applicare i dazi doganali relativi. E questo cosa vuol dire? Che una volta li importi come bastone per le tende, la volta dopo come stecca da biliardo che passa come bene di lusso, quindi paghi una tassazione maggiore, oppure lo passi richiedendo l'IVA al 4%, salvo poi scoprire dopo qualche anno che prendi una multa perché questo prodotto non aveva diritto all'IVA al 4%. Quindi la difficoltà all'inizio è di trovare supporto anche da parte dei commercialisti, che sono poi il riferimento che chi apre un'attività ha in Italia. Noi paghiamo la Camera del Commercio, ma non serve a nulla, cioè l'unico riferimento che tu hai è il commercialista, che è la persona che dovrebbe curare i tuoi interessi, non essendo un esperto fiscale, non essendo un contabile, non essendo un esperto in queste cose. Quindi la difficoltà è stata in questi termini e c'è ancora ora. Ciao, io sono Alessandro, sono quasi 12 anni che lavoro con Raul perché correva alla fine del 2010. Cosa ho trovato? Una persona assolutamente subito disponibile, molto attenta, molto concentrata e capace di metterti subito a tuo agio. Questo sicuramente
è il primo approccio che ho avuto con Raul e mi ha riconfermato un po' i miei ricordi di decenni fa. Una grande capacità di comunicazione e interazione con le persone, ma soprattutto di pazienza. E quindi di Raul sostanzialmente posso dire questo, che è una persona assolutamente paziente, concentrata, ti mette a tuo agio e poi è molto determinato. Quindi la figura di Raul è una figura assolutamente, secondo me, positiva, non solo per me, ma credo in termini oggettivi, perché ha in sé tutte le caratteristiche non solo di ricerca della formazione nell'ambito lavorativo, ma anche cercare di creare proprio un rapporto e un feeling proprio umano con le persone, non solo appunto noi come dipendenti / amici, ma anche con la clientela. Mi chiamo Elias, ho 33 anni, lavoro da Raul da quando ne avevo più o meno 25, per cui dal 2014, e ho trovato Raul per caso, mi è stata data l'indicazione che lui stava cercando una figura nell'ambito del tecnico informatico. Siccome io sono perito informatico, sono riuscito, a quanto pare è andato bene il colloquio, perché sono ancora qui dopo diversi anni e ne sono molto contento. Com'è Raul? Devo dire che non è che ci avessi pensato molto allora, nel senso che non mi ero creato delle aspettative o fatto delle immagini mentali di alcun tipo. Come dire, riesci ad acquisire un'esperienza altra rispetto a quella che fai tu personalmente nelle cose, che è una descrizione, un modo di vedere le cose che ti viene dato in questo caso da Raul, che non potresti avere se non avessi a fianco una persona come lui. Come vanno gli affari? Da 2 anni a questa parte, come si può immaginare, siamo abbastanza in difficoltà, stiamo un po' tutti facendo sacrifici, Alessandro un po' più di tutti per ora, per cercare di recuperare, racimolare qualche risorsa in più da reinvestire, in modo da cercare di far ripartire l'attività con un altro piglio. Attualmente ho una previsione di una ventina di anni ancora di lavoro, per cui sì, spesso avrei deciso di mollare, poi mi sono fermato perché sono orgoglioso, perché sono ambizioso, perché dopo che hai lavorato per 20 anni cercando di costruire un'attività e di metterci anima e corpo e ore di lavoro e ore di sonno persi, eccetera, non è semplice dire chiudo, anche per rispetto alle persone che lavorano con me, e che le persone che lavorano con me non sono dei normali dipendenti, sono delle persone che hanno in qualche modo sposato questa attività e questo modo di lavorare, perché anche la figura di chi lavora con me è una figura particolare, perché sei un po' commerciante, sei un po' magazziniere, sei un po' contabile, sei un po' rappresentante, sei un po' tecnico perché bisogna aggiustare le cose, cioè è un lavoro che da un certo punto di vista è vario e quindi può essere anche stimolante. Questo è proprio il mio pensiero di cuore, sinceramente.